Buongiorno a tutti. Questo modulo riguarderà le attività di agricoltura sociale per le comunità locali. In particolare andremo a brevemente vedere che cos'è l'agricoltura sociale e quali sono i benefici per le comunità proprio che derivano dalle attività di agricoltura sociale, quali sono i servizi educativi alla prima infanzia, dando brevemente alcune definizioni e anche esempi, cosa sono i centri diurni e poi trarremo brevemente delle conclusioni. Con la legge italiana sull'agricoltura sociale, che è la numero 141, che avete sicuramente sentito, sono definite all'articolo 1 le tipologie di attività di agricoltura sociale. Quali sono quindi le finalità che con queste tipologie di attività vengono perseguite, gli operatori che possono realizzare in questo settore le attività e ovviamente quali sono le modalità anche di riconoscimento pubblico di questi soggetti che operano in agricoltura sociale e ovviamente la legge individua i soggetti beneficiari delle attività di agricoltura sociale. L'agricoltura sociale è quindi un insieme di pratiche che combinano l'attività agricola ai servizi sociali, educativi e terapeutici e l'obiettivo è proprio quello di promuovere l'inclusione sociale, migliorare il benessere delle persone e sostenere lo sviluppo delle comunità locali. Queste attività quindi possono includere agrinidi, agriasili, piuttosto che centri diurni, orti sociali, ma anche programmi di formazione e di inserimento socio-lavorativo per le persone svantaggiate. Secondo la normativa nazionale sull'agricoltura sociale, i servizi per l'infanzia in ambito rurale rientrano tra le attività previste al punto B dell'articolo 2 della legge sull'agricoltura sociale, che dice che si tratta di prestazioni, attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo delle abilità e di capacità di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita tutta quotidiana. Queste però le normative a cui però i servizi per l'infanzia fanno riferimento per la loro gestione e organizzazione sono quelle che vigono ovviamente nel caso italiano a livello regionale e che riguardano appunto i servizi per l'infanzia e anche però la multifunzionalità in agricoltura e l'agricoltura sociale stessa. Le attività di agricoltura sociale hanno sicuramente dei benefici sulle comunità, ma sociali, ambientali e anche poi economici, quindi proprio per le aziende stesse. Per quanto riguarda i benefici di educazione sociali, c'è l'inclusione sociale, il benessere psicologico e lo sviluppo delle competenze. Per quanto riguarda l'inclusione sociale, l'agricoltura sociale favorisce l'integrazione delle persone svantaggiate, come possono essere i disabili, gli anziani, i migranti, e offre quindi l'opportunità a queste persone di partecipare attivamente nella comunità e quindi si riduce il rischio di esclusione sociale. Per quanto riguarda il benessere psicologico, sicuramente il contatto con la natura, ma anche tutte le attività agricole hanno effetti positivi sul benessere psicologico delle persone perché riducono lo stress e vanno comunque a migliorare l'umore. E infine lo sviluppo delle competenze perché queste attività permettono ai soggetti che sono coinvolti nelle attività di apprendere e di sviluppare delle competenze sia pratiche e sociali, tutto questo di conseguenza va a migliorare l'autostima e anche l'autonomia delle persone che vengono coinvolte. Per quanto riguarda i benefici economici c'è la creazione di lavoro, il supporto alle aziende agricole e la riduzione dei costi sociali.
L'agricoltura sociale, le attività di agricoltura sociale favoriscono quindi la creazione anche di posti di lavoro nelle aree rurali, contribuendo appunto allo sviluppo economico locale e alla riduzione della disoccupazione. Infatti lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, ma anche la capacità di attrarre o mantenere le fasce giovani e attive delle popolazioni nelle aree rurali rappresentano uno dei fattori chiave per mantenere proprio vive le comunità locali. Inoltre, quindi cruciale diventa il ruolo dei servizi, sia perché migliorano la qualità della vita nelle aree rurali e riducono quindi il rischio di esclusione sociale, ma anche per la possibilità appunto di creare nuove opportunità lavorative. Poi c'è il sostegno appunto alle aziende agricole, le attività quindi di agricoltura sociale rappresentano una possibilità di diversificare le fonti di reddito per le aziende stesse e rendendole quindi più resilienti ma anche più sostenibili. E infine c'è la riduzione dei costi perché l'inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate va comunque a incidere positivamente determinando una riduzione dei costi associati ai servizi sociali e anche a quelli sanitari. Per quanto riguarda invece i benefici ambientali, c'è la promozione della sostenibilità, l'educazione ambientale e anche la valorizzazione del territorio. Le pratiche di agricoltura sociale promuovono appunto pratiche agricole sostenibili, come ad esempio l'agricoltura biologica. Inoltre sensibilizzano le persone, i soggetti che sono anche coinvolti in queste attività, sull'importanza della tutela ambientale e della biodiversità. Per quanto riguarda invece la valorizzazione del territorio, le attività di agricoltura sociale contribuiscono alla valorizzazione delle aree rurali, preservando il paesaggio e anche però le tradizioni locali. Quali sono quindi i servizi per l'infanzia? Gli agrinidi, agriasili e gli agritate, che rappresentano una risposta innanzitutto ad una carenza dell'offerta pubblico-privata in un determinato territorio, che magari è caratterizzato soprattutto da una bassa densità abitativa, ma rappresentano anche al tempo stesso una risposta ad un'esigenza interna dell'azienda, dell'impresa, che ha necessità di diversificare dal punto di vista economico e quindi di integrare il proprio reddito. Quindi gli agrinidi sono strutture che ospitano bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e sono localizzati all'interno dell'azienda agricola. Agriasili invece hanno ospitano bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, quindi in età prescolare, e sono strutture che appunto si trovano all'interno dell'azienda agricola. Le agritate sono persone che offrono un servizio di cura ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni in una casa che si trova all'interno quindi di un'azienda agricola. Quindi gli agrinidi si tratta di servizi socio-educativi e si distinguono dai nidi tradizionali proprio perché sono offerti da e all'interno di aziende agricole e propongono praticamente ai bambini delle esperienze educative integrate con le attività agricole. Quindi i bambini partecipano a varie attività come può essere la cura degli animali nel caso di un'azienda che alleva bestiame oppure nel caso di un'azienda di seminativi si occupano della coltivazione degli ortaggi e partecipano ovviamente a laboratori creativi. Quindi l'azienda mette a disposizione, offre quelli che sono tutti i propri spazi, i propri cicli produttivi, i propri prodotti e anche quindi le proprie competenze per far sperimentare ai bambini un contatto diretto, esperienziale e anche tattile con la natura.
Secondo una ricerca che è stata condotta online in Italia, la distribuzione di questi servizi è al 1° giugno 2022 è per lo più localizzata nel 55% dei casi al centro-nord, al nord, scusate, poi segue praticamente insomma il centro e infine un 14% di queste strutture è localizzato nel sud e nelle isole. Per poter diventare un agrinido, l'azienda deve necessariamente soddisfare una serie di requisiti che sono strutturali del personale ambientale che garantiscono la sicurezza, l'adeguatezza degli spazi e di conseguenza la qualità dei servizi che sono offerti. Per quanto riguarda i requisiti strutturali, sicuramente i locali ad uso esclusivo dell'agrinido devono essere localizzati situati al piano terra. Inoltre anche devono essere presenti degli spazi dedicati appunto all'accoglienza dei bambini e delle famiglie, i bagni devono essere proporzionati e adeguati al numero dei bambini, inoltre anche i locali devono rispettare la normativa sulla sicurezza, nel senso che la normativa quindi per gli antincendi devono essere anche privi di barriere architettoniche proprio per garantire un facile accesso per tutti. Per quanto riguarda invece i requisiti del personale, è necessaria la presenza di educatori che siano formati, che devono anche stilare un piano pedagogico e il numero di questi deve essere proporzionato alla presenza dei bambini. Ci deve essere anche la figura di un coordinatore che deve avere esclusivamente una funzione operativa. Ci sono poi sicuramente nell'agrinido altre figure di supporto e di ausilio nelle attività di cura dei bambini e anche insomma nella didattica, ad esempio insomma i cuochi. Per quanto riguarda invece i requisiti ambientali, è necessario che il nido abbia, comunque l'agrinido abbia degli spazi verdi che siano adeguati e sicuri per i bambini, la parte interna del nido deve essere praticamente insomma caratterizzata soprattutto e deve essere caratterizzata da materiali che sono appunto atossici. Un esempio di due realtà che hanno iniziato la propria attività tra il 2007 e il 2011 si trovano in uno in provincia di Trento e un altro in provincia di Torino. Praticamente quindi si tratta di nidi che ospitano bambini, nel caso di Cascina Torrione, ad esempio dai 6 mesi ai 3 anni di età, e che propone appunto ai bambini un percorso di crescita che è in grado di rispondere al loro bisogno di giocare e di muoversi in libertà, proprio in un ambiente che però è stimolante. Inoltre gli agriasili propongono anche un menù settimanale che è preparato utilizzando i prodotti che vengono appunto prodotti in azienda, quindi i prodotti dell'azienda e acquistati direttamente oppure acquistati da altre aziende che sono certificate e che si trovano insomma vicino alle aziende agricole. In Italia la frequenza dei servizi per la prima infanzia è comunque ancora al di sotto della media europea, che si attesta intorno al 35,3%, quindi c'è stata in Europa insomma una rapida diffusione di questi servizi, soprattutto nelle aree rurali e sono diventati presto insomma una valida alternativa agli asili urbani. Agli agrinidi urbani. Per quanto riguarda invece gli agriasili, sono delle strutture educativi che abbiamo detto ospitano bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e sono situati all'interno
dell'azienda agricola. Quindi gli agriasili hanno l'obiettivo di integrare l'educazione tradizionale con le attività agricole e permettono ai bambini di imparare attraverso l'interazione diretta con la natura e anche comunque con gli animali. Qual è la funzione quindi degli agriasili? Allora, sicuramente l'educazione ambientale, perché i bambini imparano a conoscere le piante, gli animali, i cicli naturali, quindi anche i cicli produttivi, proprio attraverso le attività pratiche come possono essere la semina, la raccolta, la cura degli animali. C'è uno sviluppo delle competenze sociali, perché ovviamente l'interazione tra pari favorisce il lavoro di gruppo. Come abbiamo già detto, il benessere psicologico, perché tutte le attività all'aperto aiutano la salute, comunque a migliorare la salute mentale ma anche fisica dei bambini. L'educazione alimentare, perché gli agriasili offrono ai bambini l'opportunità di imparare a coltivare gli ortaggi, la frutta, promuovono una dieta sana ed equilibrata, quindi i bambini imparano a mangiare i prodotti biologici coltivati proprio all'interno dell'azienda. E poi c'è lo sviluppo delle competenze motorie, perché le attività all'aperto ovviamente migliorano le capacità motorie dei bambini che partecipano appunto ai giochi e alle attività fisiche. Anche in questo caso riportiamo due esempi di due agriasili, uno che si trovano in provincia di Torino, che ha iniziato la propria attività nel 2006, e un altro localizzato praticamente insomma appunto a Roma, il Madaka School, che praticamente insomma si trova appunto, abbiamo già detto, a Roma e offre un'alternativa alla classica scuola materna. Anche appunto in Europa, come insomma per gli agrinidi, anche gli agrasili si sono sviluppati, hanno avuto appunto una diffusione importante e sono stati proprio progettati per promuovere l'apprendimento attraverso l'interazione con la natura e con gli animali. Inoltre hanno comunque impatti positivi sulle comunità locali e sul miglioramento delle competenze sociali ma anche cognitive dei bambini, e ovviamente ne migliorano poi l'inclusione sociale. Per quanto riguarda i benefici che che i servizi socioeducativi hanno per i bambini, come abbiamo già detto, c'è un miglioramento dello sviluppo delle competenze cognitive dei bambini, inclusa la capacità di problem solving e della creatività. Infatti è stato dimostrato che comunque da diversi studi che i bambini che frequentano gli agriasili hanno dei miglioramenti significativi nelle abilità cognitive. C'è insomma, un miglioramento del benessere psicologico, ovviamente determinato dall'interazione con la natura e anche con gli animali. C'è una promozione dello sviluppo delle competenze sociali, come ad esempio la cooperazione e il comportamento prosociale, proprio perché i bambini imparano a lavorare insieme e a rispettare gli altri. E poi infine c'è un miglioramento delle capacità motorie dei bambini stessi. Però questi servizi in realtà rappresentano dei benefici anche per le famiglie e per la comunità. Per le famiglie perché permettono comunque di conciliare di conciliare meglio la vita familiare con quella privata, e inoltre perché rappresentano anche un'opportunità di inclusione sociale, perché quindi un'opportunità di socializzazione per le famiglie stesse, migliorando anche la coesione comunitaria. Per quanto riguarda i benefici per la comunità, c'è sicuramente la sostenibilità ambientale, perché questi servizi promuovono pratiche agricole sostenibili e anche una maggiore consapevolezza ambientale sia nei bambini ma anche nelle famiglie stesse, e poi un'economia, cioè un beneficio a livello di economia locale, proprio perché contribuiscono questi servizi all'economia locale, creando dei posti di lavoro e supportando appunto le aziende agricole.
Cosa sono invece i centri diurni? Si tratta di strutture che offrono assistenza e attività ricreative durante il giorno, che sono situate ovviamente all'interno di un'azienda agricola e sono progettati appunto per accogliere le persone anziane, soggetti disabili, quindi oppure con altre tipologie di necessità, e offrono a queste persone insomma un ambiente sicuro e stimolante che viene integrato con le attività agricole. Le funzioni di questi centri diurni sono appunto l'accoglienza e l'ospitalità, infatti accolgono, abbiamo detto, ospiti durante il giorno e attività agricole e ricreative, quindi gli ospiti partecipano alla coltivazione degli ortaggi, alla cura comunque degli animali, sono poi coinvolti in laboratori, in giochi, insomma, proprio per stimolare le capacità cognitive e sociali degli ospiti. C'è un servizio poi mensa e anche questi servizi garantiscono un supporto alle famiglie, in particolare quindi a coloro i quali si occupano proprio di questi soggetti svantaggiati. Un esempio di questa realtà, che però non solo fa attività di centro diurno ma anche di agrasilo, è la cooperativa sociale Terra e Vita che si trova in Toscana. Quindi, concludendo, cosa possiamo dire? Che l'agricoltura, le attività di agricoltura sociale rappresentano un'opportunità sia per le aziende agricole, perché permettono di diversificare il loro reddito, ma anche per le comunità stesse, grazie appunto ai servizi che possono offrire. Però prima di definire qual è il tipo di servizio che un'azienda può offrire, è necessario valutare i bisogni e le necessità di un determinato contesto, definire anche l'utilità del servizio, ad esempio permette di conciliare la vita privata con quella lavorativa. Poi ovviamente è necessario definire il servizio anche in base alle caratteristiche proprie dell'azienda. Quindi se appunto l'azienda può fornire appunto servizi di centri diurni oppure altre tipologie di offerte educative. Inoltre è anche necessario valutare quali sono gli attori da coinvolgere, chi può realizzare questa tipologia di servizi, quindi la presenza delle strutture adeguate, che tipo di formazione è necessaria e anche che tipo di competenze sono necessarie. Ed è fondamentale fare rete con il territorio e quindi coinvolgere tutti gli attori territoriali, enti pubblici, famiglie, altri operatori. E poi l'azienda deve anche poi fare una valutazione su quali sono gli elementi di contesto necessari per poter realizzare quella tipologia di servizio, ad esempio quali sono le fonti di finanziamento possibili. Grazie mille.